Ciao a tutti! Oggi siamo a Fermo, nelle Marche, ad appena 6 km dal mare Adriatico. Che bel panorama! Qui siamo proprio immersi dalle colline, a 300 metri sul livello del mare. Godiamoci il panorama. E che cosa c'è da vedere a Fermo? A Fermo è impossibile non passare per la centrale e ampia Piazza del Popolo, lunga 135 metri, vero salotto della città e luogo di socialità con bar e ristoranti. Possiamo vedere le arcate e i palazzi. Da questo scorcio ci sembra quasi di fare un tuffo nel 400, se non fosse per le poche automobili parcheggiate. Pare tutto un sogno, il tempo sembra essersi fermato. A sud della piazza troviamo il Palazzo del Governatore, un solido edificio di stampo cinquecentesco, sulla cui facciata vediamo gli stemmi delle 10 contrade di Fermo. Infatti, la tradizione delle contrade viene tenuta accesa dal Palio dell'Assunta, che si svolge tutti gli anni il 15 agosto. Percorrendo la piazza, arriviamo al lato nord, dove vediamo il Palazzo dei Priori, attualmente polo museale, e sede di rappresentanza del comune. L'attuale elegante aspetto del palazzo è seicentesco. Entriamo. In questo periodo c'è una mostra, però temporanea, dei pittori Ligabue e Pende, che la mostra ritiene in un certo qual modo legati tra di loro. Dopo aver ammirato i loro dipinti, spostiamoci nel vero e proprio polo museale di Palazzo dei Priori. Qui possiamo vedere gli splendidi legni dipinti del XIV e XV secolo e la Sala dello Rinascimento. Ci sono anche dei pezzi di arte moderna per coloro a cui piace, ma per noi certe cose proprio non hanno senso. Oggi, sede del Consiglio Comunale, è possibile vedere la Sala del Consiglio, detta dell'Aquila, per via dell'antica usanza di ospitare qui aquile vive donate dalle famiglie nobili locali. La decorazione a soffitto, che dà l'impressione di una falsa prospettiva, è settecentesca. È possibile visitare altre stanze come quella del gabinetto del sindaco, ma quello che merita la visita è senz'altro la Sala del Mappamondo. Entriamo. Questa sala seicentesca ospita la parte più antica della biblioteca civica. Il soffitto a cassettoni in legno di abete è notevole, ma soprattutto guardate quanti libri. Sono 15.000 quelli che riposano sugli scaffali originali in noce. Possiamo anche vedere qui le poltrone dell'epoca in pelle e filo d'oro. Il protagonista della stanza è però il mappamondo settecentesco. Con un diametro di ben 185 cm, quindi enorme, mostra il mondo allora conosciuto, con tanto di mostri e velieri che popolavano i mari. Tra le varie curiosità di questa stanza troviamo anche le maschere funebri, una delle quali è di Giacomo Leopardi. Uscendo dal Palazzo dei Priori, saliamo nella parte alta di Fermo per visitare la cattedrale di Santa Maria Assunta. Fin dal 1200 qui c'era una cattedrale in stile gotico, ma di quell'epoca rimangono solo la facciata e il campanile. Al popolo piaceva la sua cattedrale gotica, ma l'arcivescovo Minucci decise di distruggerla e ricostruirla da zero alla fine del Settecento, senza un apparente motivo, se non forse, chissà, far girare un po' di denaro. Ciò che vediamo oggi è in stile neoclassico, e chissà, il popolo forse aveva ragione, era più bella la chiesa gotica. All'interno è stranamente vietato fare fotografie o riprese, quindi possiamo mostrarvi poco, ma vi assicuriamo che valgono più gli esterni gotici degli interni neoclassici. Nella parte alta della città c'è anche Villa Vinci, tuttora dimora privata. Guardiamo dentro, fuori dal cancello. Ora scendiamo e torniamo nella parte bassa a visitare la chiesa di San Domenico, in origine trecentesca, ma pesantemente rimaneggiata nel 600 e anche nell'800. Dentro possiamo vedere l'organo di inizio Ottocento, oltre a diverse opere d'arte. Quando ci siamo stati noi, questa parte era in ristrutturazione. Adiacente alla chiesa di San Domenico c'è il convento dei Domenicani, duecentesco. Oggi gli ambienti del convento appartengono al comune e sono stati adibiti a museo. Da qui scendiamo a vedere le cisterne romane. Il convento è stato infatti costruito sopra di esse. Costruite nel I secolo a.C. come serbatoi per la raccolta e distribuzione dell'acqua piovana e di fonte, queste cisterne sono tra le meglio conservate del mondo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, questi ambienti furono usati come bunker dalla popolazione per proteggersi dalle bombe aeree. Oggi alcune sale sono usate saltuariamente per mostre e concerti. Si tratta di luoghi molto suggestivi. Usciamo a rivedere le stelle e passiamo per la Piazza del Popolo per tornare al nostro parcheggio. E così speriamo che vi sia piaciuta la nostra visita di quest'angolo della regione Marche. In tal caso mettete un like e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale. A presto!